In questo video voglio parlarti di due aspetti fondamentali: posizionamento del microfono, ma soprattutto rapporto segnale-rumore. Lo faccio in maniera facilissima, non ti preoccupare, ma sono sicuro che se guardi il video fino alla fine migliorerai la qualità audio del tuo microfono a costo zero. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi voglio parlarti in maniera semplicissima, come faccio sempre sul mio canale, di due aspetti fondamentali. Uno che è il posizionamento del microfono, anche se l'ho già fatto diverse volte, quindi sarò molto veloce su questo. Il secondo punto di cui voglio parlare con te è il rapporto segnale-rumore, ok? Sound to noise ratio. In americano, in inglese si dice così. Allora, partiamo dal posizionamento del microfono. Prima una premessa. Sto usando un microfono a condensatore, ok? Nel mio ambiente che purtroppo non riesco a farti sentire come se fosse il tuo perché in parte è trattato acusticamente. Purtroppo non ho una stanza, se non di là nella casa, dove farti sentire un ambiente totalmente non trattato come magari potrebbe essere il tuo. Quindi purtroppo questo esempio sarà efficace, ma non così efficace come avrei voluto. Però l'importante è che tu memorizzi quello che sto per dirti. Sto usando un microfono a condensatore. I microfoni a condensatore, a differenza dei microfoni dinamici, sono molto più sensibili, abbracciano uno spettro sonoro molto più ampio, ma sono molto più sensibili rispetto ai microfoni dinamici. Questo non è un vantaggio o uno svantaggio, è semplicemente un dato di fatto. Che cosa vuol dire? Che in un ambiente non acusticamente trattato, come magari la tua stanza, un microfono a condensatore assorbe di più dei rumori provenienti dalla stanza stessa, quindi immagina, rumori di massa della corrente, piuttosto che la ventola del computer, oppure qualsiasi altro rumore, ma anche rumori provenienti al di là del muro, quindi immagina i vicini rumorosi, al di là della finestra, immagina il passaggio delle auto o le persone che passano e parlano. Con un microfono dinamico avresti meno problemi. Non è che spariscono, non fa miracoli il microfono dinamico, ma sicuramente i rumori diminuiscono, ok? Quelli che il microfono percepisce. Fatta questa doverosa premessa, apro una piccolissima parentesi. Se per caso non stai trattando acusticamente la tua stanza perché non sai come fare, pensi ci vogliano troppi soldi, non vuoi fare buchi nel muro o fare lavori in casa, non ti preoccupare, perché sul mio canale trovi una serie di video dove ti spiego come puoi utilizzare anche coperte, e immagino tu ce l'abbia, o qualsiasi altro materiale che hai in casa per ottenere un minimo di risultato in più. Ok, quindi sicuramente otterrai un suono migliore a costo zero. Trova sul mio canale un po' di questi video e sono sicuro che a costo zero otterrai dei miglioramenti. Chiudiamo parentesi. Posizionamento del microfono. In questo momento io, come vedi, ho il microfono orientato su un lato. Avrei potuto tenerlo sull'altro lato, non è importante. Orientativamente 45 gradi sulla destra, in questo caso sulla mia destra, e il microfono è orientato verso la mia bocca. La capsula punta verso la mia bocca. Perché l'ho messo di lato? Perché quando si parla, soprattutto come me sei abituato a parlare in un volume costante, alto e costante, butti fuori un sacco d'aria. Quest'aria, se io avessi messo il microfono davanti, avrebbe quest'aria colpito la capsula e avrebbe prodotto quelle fastidiosissime plosive, le P e le B, ok? Quelle che danno veramente fastidio alla registrazione e che la rendono inutilizzabile di fatto. E quindi l'ho messo su un lato. Ma questo argomento qui lo trovi già in altri video, come posizionare il microfono, eccetera, eccetera. Quello di cui voglio parlarti oggi, che è il cuore di questo video, è il rapporto segnale-rumore. Tutte le stanze e tutta la strumentazione produce rumore. La migliore strumentazione produce meno rumore, perché dentro hanno circuiti elettrici, no? E hanno componentistica che produce del rumore. È inevitabile. Bene. Pensa per esempio nella mia stanza, questa luce qui, questa qui che ho sulla mia destra, ha una ventola all'interno, mentre questa qui è più piccolina e ho spento la ventola. Questo qui non si può spegnere la ventola, quindi c'è una ventola che va. Per fortuna la luce è al minimo perché è una lente molto luminosa, ma comunque si sente, ok? Quindi ripeto, ogni stanza ha del rumore di fondo. Quando noi parliamo dovremmo cercare, l'optimum sarebbe questo, cercare di parlare a un volume quanto più alto possibile, senza andare in clip, in modo da aumentare la differenza tra segnale, la voce, rumore. Allora, in questo momento io ti posso dire che se sto in silenzio, e ci sarò tra un attimo, sentirai i rumori della stanza. Provo a stare in silenzio. Ok, ho provato a non respirare.
è stato difficilissimo, perché avendo il microfono così vicino, essendo un microfono sensibile, ovviamente se respiro ti prende tutto il respiro. Dunque, dicevo, questo è il rumore che c'è nella mia stanza. Come ti raccontavo, ce n'è poco perché la stanza è trattata. Benissimo, c'ho materiale fonoassorbente dappertutto, c'ho tutta una serie di cose, vabbè, ok. Ora che cosa succede? Proverò ad allontanare il microfono alzando il gain della mia voce in modo che tu la mia voce la senta sempre in maniera costante, ma allontano il microfono per farti sentire i rumori d'ambiente. E poi ragioniamo. Quindi provo ad allontanare il microfono sperando di non fare casino. Ok, l'ho allontanato a più di 2 mani dalla mia bocca, lo vedi ancora qui. In post-produzione alzerò il volume della mia voce in modo tale che tu lo senta come prima, ma quello che sentirai di più è il rumore d'ambiente. Ok, perché tutto questo? Perché nel momento in cui i rumori arrivano a meno 30, meno 40 decibel, li puoi misurare tranquillamente perché basta mettere il microfono in posizione e guardare sul meter o sulla scheda audio, sul software dove vuoi, a quanto arrivano i decibel del rumore della tua stanza. Fatto questo, come ti raccontavo prima, noi dovremmo provare a aumentare al massimo la differenza tra il rumore di fondo e il segnale audio, cioè la nostra voce, senza andare in clip, ok? Trovi dei video sul mio canale dove ti spiego come regolare il gain del microfono, della scheda audio ovviamente, ok? Quindi ti lascio il link da qualche parte in descrizione perché è fondamentale che tu lo veda, è indispensabile che tu veda quel video. Ok, quindi ti dicevo, di solito io parlo nel microfono e più o meno il gain è tra meno 18 e meno 12. Ok? Quindi meno 18, meno 12, facciamo meno 16. Se il mio rumore è meno 46, facciamo un esempio semplice, io ho 30 decibel di differenza tra il rumore e la mia voce. Quando in post-produzione alzerò il gain, io inevitabilmente alzerò tutto. Non posso alzare solo il volume e non il rumore della stanza. Quindi alzando tutto, comunque avrò una differenza di 30 dB che non è male. Ovviamente è solo un esempio questo. Se invece la differenza in decibel tra il rumore di fondo della stanza e la tua voce è minore, facciamo un esempio 10-15 decibel, quando tiri su tutto e il rumore diventerà ancora più forte. Provo a riavvicinare il microfono. Ok, mettiamolo qui in posizione. Chiaro questo discorso, quindi devi, è necessario per avere un audio di qualità, cercare di aumentare la differenza tra segnale e rumore. Quindi, dovresti cercare di ridurre al minimo il rumore della stanza. Quindi, magari spegnere il computer con le ventole. Ma dove registro? Non lo so, prova ad allontanarlo. Compra un cavo lunghissimo, lo metti fuori la porta. O lo allontani. Gli metti una coperta sopra, non lo so. Si vendono in commercio dei case che sono, o te lo puoi costruire da solo, fai un parallelepipedo imbottito come si chiama, quel legno molto sottile, truciolato, vabbè non mi viene, perdonami, però quel materiale, quel legno sottilissimo, compensato, ecco non mi veniva, compensato, 4 pezzi di compensato, 1, 2, 3, 5 pezzi di compensato, dentro ci metti il materiale fonoassorbente, lo inserisci come se fosse un cappello sul tuo computer e non si sentono più i rumori delle ventole, o se ne sentono molto meno. Quindi trova tu la soluzione, io non posso dartela perché non sono te. Quindi allontana quello, orienta in base al pattern polare, orienta il microfono con la parte posteriore verso i rumori. Ok, queste piccole accortezze fanno sì che tu possa diminuire il volume del rumore della stanza. Se tu impari a parlare in maniera costante nel microfono, ad avere un volume costante, alto e a testarti tra i meno 18 e meno 12 decibel, hai un rapporto sound to noise ratio molto elevato, quindi hai una differenza molto ampia tra la tua voce e i rumori della stanza e dopo in post-produzione avrai un audio molto più pulito. Tu mi potresti dire, Ale, vabbè, ma io so che con l'intelligenza artificiale ci sono un sacco di software, io clicco, si attivano e... Sì, ma nessuno di questi software fa miracoli. Non ancora, almeno poi magari fra un anno, chi lo sa. Quindi che cosa succede? Che quando la differenza, come ti raccontavo prima, tra la tua voce e i rumori della stanza è minima, questi software sì, intervengono, puliscono, ma inevitabilmente vanno a tagliare frequenze della tua voce. Quindi se tu hai già una differenza alta, grossa, tra la tua voce e i rumori di fondo, puoi aggiungere qualsiasi tipo di effetto se vuoi, e il suono sarà buono.
Se la differenza è minima, questi software, pur di darti un risultato decente, vanno a tagliare la tua voce, le frequenze della tua voce, e quindi ottieni una schifezza. Come dire, prevenire è meglio che curare. Del resto ho fatto un video che si chiama I plugin limitano la tua crescita, una cosa del genere. Vattelo a vedere perché ti spiego perché utilizzare troppi plugin o già in fase di registrazione pensare che, vabbè, tanto dopo aggiungo i plugin, risolvo, non ti fa crescere, non ti fa migliorare, ok? Vallo a vedere perché è importante. Bene, credo di averti raccontato tutto, spero che sia chiaro quello che ti ho detto, ho cercato di essere più semplice possibile, mi rendo conto che ho semplificato al massimo dei concetti che sono un po' più complessi, quindi ho dovuto, per forza di cose, insomma, cercare di semplificare al massimo. Però spero che sia tutto chiaro. Nel caso, commenta questo video e io rispondo a tutte le tue domande. Grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo settimana prossima.